Ritorniamo in onda, cominciamo proprio con oggi questa nostra prima puntata di questo programma. Il nome è già evocativo, è già un omaggio, facciamo finta che, e quindi questo sarà il nome di questa nostra trasmissione, così noi facciamo finta, possiamo dire ciò che vogliamo. Il primo ospite l'ho aspettato per mesi, per anni, da un nostro incontro che c'è stato, non ha bisogno di troppe presentazioni, è un onore avere qua Mauro Biglino, benvenuto. Grazie molte per avermi invitato, per avermi chiamato. Sì, in effetti dalla prima volta ci siamo incontrati, è passato un po' di tempo, però insomma, ce l'abbiamo fatta e quindi facciamo finta che qui ci sia Mauro Biglino. Esatto, è successo di tutto in questo 2020. Come nasce questo spazio? Nasce da molte chiacchierate che di solito si possono avere anche in situazioni tra le più impensabili, però di solito c'è un po' un anello comune, qualcosa che magari non torna. Allora uno, nello studiare qualche ipotesi di cui parleremo oggi, noi sappiate che facciamo finta, quindi nessuno si può sentire offeso, preso in causa. Noi raccontiamo delle cose. Esatto. Raccontiamo delle cose, fra l'altro il punto da cui vogliamo partire è, spesso abbiamo scelto anche una chiave molto simpatica, nel senso che andiamo a prendere, e poi ci aiuterete anche voi da casa, magari dei pezzi di alcuni film, di alcuni cartoni animati, di alcuni manga, in cui qualche riferimento non è magari puramente casuale, o perlomeno ha una storia. Sì, e tra l'altro vorrei precisare soltanto una cosa, che il facciamo finta non è un gioco, è un fatto estremamente serio, cioè una scelta metodologica, soprattutto quando si affrontano certi temi e si analizzano certi testi. Fare finta è un dovere nei confronti dell'onestà intellettuale. Bene. Se poi all'interno qualcosa risuona, ben venga, noi oggi vogliamo seminare domande, non risposte. Quindi. Certo, ma le risposte sono pericolosissime, le domande sono divertenti. Io lo sto dando troppo per scontato, ma brevemente possiamo dire la tua figura che rilievo a livello mondiale, questo lo dico io, sta avendo, quindi come è nato il tuo personaggio, il tuo essere studioso, il tuo essere un punto di riferimento per tutta una serie di filoni che adesso vi spiegheremo. Ma è nato intanto ovviamente dalla mia passione personale, nel senso che io mi occupo di questi temi, studio questi temi dall'età del liceo, poi ho deciso di approfondirli, quindi da un certo punto in avanti ho sentito il bisogno di arrivare alle fonti prime o ultime che si voglia dire di quello che era il tema, che è il tema ovviamente della religione, nella quale noi veniamo tutti più o meno direttamente o indirettamente educati, siamo stati, almeno la mia generazione sicuramente, e quindi mi sono messo a studiare l'ebraico con un insegnante della comunità ebraica, dopodiché ho iniziato a tradurre. Le mie traduzioni sono venute in contatto con le edizioni San Paolo, che mi hanno affidato la traduzione nel corso di molti anni di 19 libri dell'Antico Testamento. 17 sono stati pubblicati in traduzioni letterali dall'ebraico, gli ultimi 2 non sono più stati pubblicati perché nel frattempo dal 2010 ho iniziato a raccontare che cosa veramente mi pare di leggere nei codici ebraici, e quindi è chiaro che in quel momento il rapporto di lavoro si è interrotto e di lì ho fatto questo salto nel buio, consapevole ovviamente della scelta che stavo facendo, e di lì in avanti 15 libri, centinaia di conferenze, e adesso siamo qui a chiacchierare amichevolmente. Chiacchieriamo da qui e partiamo con una curiosità, partiamo con intanto quello che è stato anche frutto di questo lockdown, che è il tuo vero e originale canale YouTube, che adesso la nostra regia ci mostra, il vero Mauro Biglino. Come è nato questo canale? Sì, è nato veramente, come dire, grazie o comunque durante il lockdown causa Covid, per mantenere ovviamente i rapporti, insomma, con le persone che hanno piacere di seguire le ipotesi che io vado formulando da anni, perché di ipotesi si tratta ovviamente, visto che siamo dentro e facciamo finta. Quindi questo canale YouTube che abbiamo scelto di chiamare il vero Mauro Biglino, perché in rete il mio nome, voglio dire, dico per fortuna, a questo punto è usato in decine di migliaia, anzi un'analisi che è stata fatta mi ha detto 170.000
tra blog, pagine, eccetera, che sono più o meno direttamente o indirettamente intestate a me. Ovviamente non posso farci nulla, va bene così, è il normale gioco della rete. Allora ho detto, però ne facciamo uno dove si veda la mia faccia e si vede il vero Mauro Biglino, almeno sono io che parlo, lì non mi si fanno dire cose che non dico, non mi si fanno dire cose che non penso, perché sono io che le dico veramente, insomma. Ed è un canale che, insomma, grazie agli utenti è esploso veramente in pochissimi mesi, decine di migliaia di iscritti e già quasi 2 milioni di visualizzazioni senza neanche essere stato pubblicizzato. E fra l'altro si parlava nel fuori onda, presto grandi novità in arrivo a livello mondiale, quindi si può arrivare veramente in tutto il mondo. Entriamo dopo questa premessa decisamente nel vivo, partendo anche qui da una curiosità, quindi andiamo a vedere, per chi lo conoscesse, il cartone Dragon Ball Z, avete presente? Ne guardiamo un pezzettino e vi raccontiamo da dove è tratto. Davvero? Ma allora perché i capelli di Vegeta non si sono allungati come i tuoi, scusa? I capelli di un vero Saiyan restano uguali per tutta la vita, non si allungano neppure di 1 millimetro. Ma dai! Ecco perché li ho così. Io non l'ho mai saputo. Come? Non ti eri mai accorto che i capelli non ti crescevano? A dire la verità la cosa mi sembrava un po' strana. Beh, beati voi. Ritorniamo. Vi racconto in breve per chi non sapesse, non avesse seguito il cartone animato. Goku arriva da un altro pianeta, lui e la sua razza si chiamano i Saiyan, da questo pianeta, e loro, i capelli, rimangono costantemente uguali, e dice più avanti, a voi terrestri si allungano i capelli, a noi no. Da dove può essere tratta questa frase che risuona anche nelle tue conferenze? Sì, tra l'altro ci sono moltissimi cartoni animati all'interno dei quali si vede come gli sceneggiatori abbiano informazioni o abbiano ricevuto informazioni chiaramente molto molto concrete. Il discorso dei capelli è un discorso curioso perché attiene al cosiddetto sesso degli angeli, no? Perché sapete, c'è la battuta, dice siamo qui a discutere del sesso degli angeli. Ecco, sì, è bene discutere del sesso degli angeli perché ce l'avevano come il sesso e lo utilizzavano anche molto bene e molto frequentemente. Tant'è che nei testi di Qumran, che sono, come dire, i testi ebraici anche biblici più antichi che possediamo, così come nei padri della Chiesa come Tertulliano, così come lo stesso Paolo di Tarso, il fondatore del cristianesimo, tutti scrivevano che era bene che le donne, soprattutto le ragazze giovani, che partecipavano alle assemblee, alle quali erano presenti i cosiddetti angeli, che è un termine che deriva dal greco angelos, che significa portatore di un messaggio, e che in ebraico è malach, che significa anche lì, insomma, messaggero. Le donne che partecipavano all'assemblea, alle quali erano presenti gli angeli, dovevano coprirsi il capo a loro tutela, perché questi angeli erano particolarmente attratti sessualmente dai capelli lunghi delle ragazze, e quindi questo costituiva un pericolo. D'altra parte, voglio dire, ancora oggi le donne musulmane che si coprono si rifanno a quella origine, cioè un discorso di tutela, perché effettivamente per noi terrestri questi capelli, non è il caso mio, ma insomma questi capelli crescono molto, crescono in un modo che la natura, se si fosse trattato di un evento dovuto esclusivamente all'evoluzione, non avrebbe mai consentito. Perché voi pensate a cosa significa per un ominide, ad esempio, comunque un primo che so, Homo erectus, Homo habilis, trovarsi nella giungla con dei capelli lunghi 1 metro, 1,20 m, a dover sfuggire un predatore, a correre in mezzo agli alberi, oppure a dover inseguire una preda, oppure magari a cadere nell'acqua e avere 1 metro, 1,5 metri di capelli che avvolgono, e poi pensare a tutto quello che ci cresce dentro, soprattutto quando si vive in situazioni che insomma poco hanno a che fare con l'igiene. E in effetti questa è una delle caratteristiche genetiche che sono state volutamente inserite da coloro che ci hanno fabbricati.
Quello di cui parliamo oggi è ampiamente spiegato, quindi diamo il rimando sempre al tuo canale YouTube, lì ci sono conferenze di 3, 4, 5, 6 ore dove spieghi per filo e per segno anche tutti i vari riferimenti per chi volesse saperne assolutamente di più. Sì, e poi ovviamente ci sono i libri scritti anche a quattro mani con biologi molecolari, eccetera, dove effettivamente spieghiamo dal punto di vista scientifico l'origine dell'Homo sapiens, che non è assolutamente spiegabile dal darwinismo. Lo sapeva anche il collaboratore di Darwin, Wallace, che gliel'ha scritto chiaramente dicendo: caro amico Darwin, la nostra teoria dell'evoluzione può valere per un sacco di situazioni, ma all'Homo sapiens non è applicabile. Fra l'altro, se vi state chiedendo perché sono appoggiato, perché in tempi di Covid siamo separati da Esattamente. Plexiglass, quindi, E quindi siamo qui a fare la coda allo sportello, esatto. prima uno poi l'altro. Il clima informale è fortemente voluto, così come d'altronde il nome della trasmissione è Facciamo finta che, perché facciamo finta di avere la possibilità di creare qualcuno come più ci piace. Io penso ai disegnatori di anime che tendono a fare, soprattutto nella figura femminile, un vitino strettissimo, un décolleté molto ampio, quindi vanno a ingrandire, vanno a sviluppare delle cose che non sono naturali ma che a loro piacciono, e quindi proprio come un disegnatore di anime magari qualcuno ha applicato la genetica per creare qualcosa che a lui potesse Esattamente, intrigare. intanto hanno applicato la genetica, ha utilizzato il meccanismo della clonazione, come dicono gli stessi rabbini ebrei, penso al Rav Shafran, che è docente di etica medica all'Università Ebraica di Gerusalemme, il quale dice: la clonazione non è assolutamente un problema perché la Bibbia la conosce da 4.000 anni, ed è evidente nella Bibbia il discorso della clonazione quando si parla della fabbricazione di Adamo ed Eva. Non dico creazione perché nella Bibbia la creazione non c'è, cioè non c'è neppure il termine che indica creare, meno che mai creare dal nulla. Allora questi sono intervenuti, questi che la Bibbia chiama Elohim, sono intervenuti, hanno compiuto una serie di interventi di ingegneria genetica, interventi che avevano una funzione, quella di trasformare ominidi, in particolare Homo erectus e Homo habilis, in individui capaci di comprendere ed eseguire ordini via via sempre più complessi. E poi ovviamente ci hanno anche modellati anche attraverso, come dire, la domesticazione. E la domesticazione, per esempio, è un fatto che, ed è scientificamente dimostrato, produce anche delle mutazioni a carattere fisioanatomico, tipo per esempio, senza entrare nel merito, ma noi presentiamo una caratteristica che si chiama neotenia, che è una di queste che vengono prodotte dal processo di domesticazione. Lo so che non è bello dirlo, ma noi in realtà siamo degli animaletti addomesticati da chi ci ha fabbricato. Anche con il gene della paura, che poi inizialmente può sembrare così astratto, ma poi magari vi potrebbe anche risuonare che con la paura controllano, addomesticano e possono fare delle cose. Ogni riferimento è puramente casuale e voluto. Vogliamo parlare anche, quindi, oltre con i capelli, anche della durata della vita, perché c'è stato proprio un momento in cui gli Elohim hanno detto: facciamo che da oggi 120 anni e basta, perché... Quindi hai letto la Bibbia. Ecco, no, seguo te. Complimenti. Sì, allora bisogna farlo, soprattutto chi ha i miei libri deve sempre leggerli con la Bibbia a fianco, perché bisogna sempre verificare le cose che dico. Non fidatevi, fate sempre finta, ma andate a verificare, farete delle belle scoperte. Nel capitolo 6 della Genesi si dice appunto che a un certo punto questi figli degli Elohim maschi hanno visto che le femmine adamite erano piacevoli. In realtà il termine ebraico indica non solo belle, ma indica anche adatte a, quindi adatte ai rapporti sessuali e alla riproduzione. E se ne scelsero come compagne quante ne vollero. Poi questa progenie, che la Bibbia stessa dice sono questi gli eroi dell'antichità, esattamente come di eroi nell'antichità si parla nella cosiddetta mitologia greca, che poi mitologia non è, ma è racconto storico, cronachistico, e questo incrocio non si sarebbe dovuto verificare, e allora a un certo punto gli Elohim intervengono e dicono: bene, noi da adesso in avanti cessiamo di apportare il nostro patrimonio genetico a questa stirpe e la loro vita passerà a 120 anni. Questo ha un significato preciso perché è una cesura netta. Prima gli Adamiti, e dico bene gli Adamiti perché la Bibbia si occupa di quelli, gli Adamiti vivevano fino a 900 anni, ma davvero
non come metafora o allegoria, nel senso che loro avevano una notevole quantità di componente genetica degli Elohim, i quali vivevano alcune migliaia dei nostri anni. E loro vivevano fino a 800-900 anni. Poi da un certo punto in avanti hanno detto adesso basta, questa cosa non si doveva verificare, e nel capitolo 6 della Genesi dicono appunto questo. Per cui la loro vita arriverà a 120 anni. E in effetti noi nel patrimonio genetico, e questo è un altro dato sostanzialmente scientifico, saremmo programmati per arrivare fino intorno ai 120 anni. Poi purtroppo ci trattiamo talmente male, alimentazione eccetera, che ci riduciamo da soli la vita. Però se noi continuiamo a leggere la Bibbia dal capitolo 6 della Genesi in avanti, vediamo come l'età di quegli adamiti, i cosiddetti patriarchi, da 800-900 passi progressivamente, ma anche abbastanza rapidamente, a 600, 400, 200, per arrivare poi all'età di Abramo e di Mosè, che sono sostanzialmente età normali, chiamiamole così. A dimostrazione di questo, sempre nel cartone animato Dragon Ball Z, quindi la prima progenia di Goku, che ha un figlio con una terrestre che si chiama Kiki, il figlio si chiama Gohan ed è fortissimo, quindi la prima, tra virgolette, ibridazione dà adito a guerrieri o personaggi veramente di spicco, e poi daremo anche tutti i vari riferimenti ai Teoi dell'antica Grecia, e poi andiamo anche a vedere in India, nel frattempo la mia maglietta lo anticipa, poi andremo a vedere anche in India coi Deva, coi Veda, che cosa accade e che cosa dicono, perché il gioco del facciamo finta che, il gioco tra virgolette, è anche trovare gli elementi comuni per vedere queste storie come si ripetano e come questa cosa possa, come un qualcosa che abbiamo dentro, viene fuori di continuo, viene raccontato, risuona, eccetera, eccetera, fino a che viene portato anche nei manga. E questo Akira Toriyama, che ha portato Dragon Ball prima su fumetto e poi nella serie cartone, evidentemente aveva delle conoscenze. Come ne approfitto subito, perché magari non tutti i giovanissimi, cioè non solo i giovanissimi hanno accesso a Dragon Ball Z, andiamo prima a Superman. Kal-El, vogliamo parlare un po' Sì, il Superman, quando io ero ragazzino, si chiamava Nembo Kid e è stato inventato da 2 ebrei. Il suo nome originale era Kal-El, El è il nome ebraico che indica uno degli appartenenti al gruppo degli Elohim, che poi viene impropriamente tradotto con Dio, ma non ha nulla a che vedere, è una traduzione assolutamente inventata, lo dico proprio sicuro di quello che dico, perché non si sa esattamente cosa significa. Kal-El significa un El rapido e leggero, che è esattamente ciò che lui era. Suo padre si chiamava Yor-El o Jor-El, che significa luce di El o El di luce. Proviene da un pianeta che si chiama Krypton, che vuol dire pianeta non conosciuto, è più potente degli uomini, ha più conoscenze degli uomini, ma è mortale, cioè ha esattamente tutte le caratteristiche degli Elohim biblici. E quindi questi 2 ebrei ci hanno messo in un piatto d'argento la descrizione degli Elohim biblici, ce l'hanno messa sotto gli occhi. È sufficiente che noi li teniamo aperti e che facciamo finta che sia vero, cioè che facciamo finta che sia vero, che ciò che c'è letteralmente scritto nella Bibbia appunto sia proprio così, perché altrimenti bisogna fare, cosa che fanno necessariamente gli esegeti teologi, bisogna fare i salti mortali per ricavare dall'Antico ma anche dal Nuovo Testamento la figura di un Dio spirituale, trascendente, onnisciente, onnipotente, eterno, cosa che nell'Antico Testamento, dove ci sarebbe il Dio Padre, non c'è da nessuna parte. Tra l'altro Superman nel suo pianeta era uno fra tanti, quindi le sue capacità non sono nulla di speciale da dove viene lui. Quindi, esattamente. Quando arrivano poi i suoi simili, e questo lo troviamo anche in Dragon Ball Z, dove c'è anche un parallelismo sulla figura del Supremo, che poi ne parleremo dopo. Torniamo invece a noi, perché con questa cosa, questa teoria un po' di questi Elohim, di queste persone venute da altrove, che guidano eserciti, sono mortali, e c'è stato un tempo in cui camminavano fra gli uomini. E qui ci sono anche degli aneddoti particolari che possiamo raccontare di quando
sono cose molto pragmatiche che andando nel campo degli uomini hanno dato proprio anche delle regole di igiene. Vogliamo parlare un po' dell'igiene, di quanto sono entrati nello specifico e di che cosa possiamo trovare? Ah certo, allora siccome questi Elohim, parliamo sempre, io ovviamente pur avendo studiato anche i testi orientali mi attengo al discorso biblico per ovvi motivi, quindi poi per l'Oriente parlerai poi con altre persone, immagino. E per quanto riguarda la Bibbia, appunto, questi Elohim si sono spartiti, o meglio, il loro comandante, che la Bibbia chiama Elion, che è quello che significa letteralmente quello che sta sopra, ha diviso le nazioni, i popoli e quindi anche i territori tra i suoi Elohim, che erano nient'altro che una gerarchia militare. Questi Elohim ovviamente quindi si combattevano anche tra di loro per la conquista delle terre. Yahweh, cioè il cosiddetto Dio biblico, non è che uno di loro, a lui è stato affidato il popolo di Israele, neanche tutti gli ebrei, attenzione, soltanto la famiglia di Giacobbe e Israele, che difatti contendeva i territori alle famiglie di loro cugini, cioè appartenenti alla stessa famiglia di Abramo, basta leggere la Bibbia, si uccidevano tra di loro, veramente si sterminavano per potersi prendere rispettivamente i territori. Ma Yahweh nel costruire il suo popolo si doveva occupare di tutto, dirgli come mangiare, e questo tra l'altro in tempo di Covid è importante, nel senso come mangiare bene, perché è chiaro che mentre noi adesso abbiamo comunque dei sistemi per difenderci da queste pandemie, voi capite che allora un virus molto più banale di questo avrebbe potuto in un attimo sterminare un popolo, e quindi per esempio le indicazioni alimentari erano importantissime. Tra i 613 non 10, 613 comandamenti che Yahweh ha dato ai suoi, 2/3 erano relativi all'igiene e all'alimentazione, quindi capite che importanza avevano per loro il fatto di mantenere in vita il loro popolo. Uno ad esempio era quando erano nell'accampamento, e questo è dall'idea della concretezza di questi ordini, lui a un certo punto dice: voi avete un piolo nelle vostre attrezzature, quando dovete fare i vostri, quindi è Dio che parla, Sì, tanto lo stiamo leggendo, Deuteronomio 23, 12, 13. Fantastico. Quando dovete fare i vostri bisogni, andate fuori dall'accampamento, scavate una buca, fate i vostri bisogni e ricoprite, perché io, quando cammino nel vostro accampamento, non li voglio calpestare. Dio, ovvio che non era Dio. Questa cosa diventa incomprensibile nel momento in cui Yahweh viene trasformato in un Dio spirituale. Ancora più incomprensibile se mi si dice o si cerca di convincermi che quella è una metafora o un'allegoria. Perché se è una metafora o un'allegoria, io avrei voglia di guardare negli occhi quell'autore biblico che per presentare il suo Dio si inventa, il Dio quindi onnipotente, si inventa la metafora e l'allegoria di uno che dice: non voglio calpestare i vostri escrementi, quindi li andate a fare fuori. Ecco, lo vorrei guardare negli occhi e dirgli: scusa, ma come ti è venuto in mente di inventare una roba del genere? È ovvio che non l'hanno inventata. L'hanno scritta perché erano costretti a scriverla, perché era la concreta normalità della loro vita quotidiana in quella particolare situazione. C'è proprio anche tutto un discorso legato alla quarantena, e quindi poi ne potremmo anche parlare anche del terrore che avevano questi Elohim, del contagio, dello stare troppo a contatto con... Infatti allontanavano dall'accampamento le persone che potevano essere portatrici di una qualche forma di contagio, e sappiamo bene che a quei tempi allontanare dall'accampamento significava di fatto condannare a morte, ma l'ultima cosa di cui si preoccupava il cosiddetto Dio biblico era che qualcuno ammalato potesse morire, nel senso che l'importante era che non contagiasse gli altri. E questa cosa della pulizia, della massima igiene per entrare nei luoghi di culto compare in più religioni, in più parti del mondo, e poi spesso si veniva di pari passo con un'altura decisamente più elevata rispetto agli uomini, con un grande uso di incensi, quindi c'erano proprio... Esatto, utilizzavano tutta una serie di preparati e di attenzioni relative alle loro dimore,
proprio per fare in modo di prevenire ogni forma di contaminazione. Quando noi pensiamo ai sacerdoti, noi abbiamo in mente un gruppo di individui che dovrebbero teoricamente occuparsi di accompagnare le nostre anime nel viaggio terreno per poi portarle a Dio. Beh, il concetto di anima nella Bibbia non c'è assolutamente. I cosiddetti Kohanim biblici, cioè i sacerdoti biblici, altro non erano che i curatori degli interessi terreni del loro Elohim di riferimento. Quindi dovevano occuparsi del cibo degli Elohim, delle dimore degli Elohim, di tutte le esigenze degli Elohim e anche di riscuotere le tasse a favore degli Elohim, perché c'era in piedi anche un sistema finanziario molto efficace che tra l'altro è quello che ci governa ancora oggi. Mi ha colpito la tua spiegazione di benedire gli eserciti. Far benedire un esercito non era qualcuno che andava lì con un po' di incenso? No, assolutamente. Il concetto di benedizione nell'Antico Testamento è un concetto ancora una volta molto concreto, cioè la Bibbia è un testo affascinante proprio per la sua concretezza. Ora, anche qui, quando noi pensiamo al benedire, immaginiamo, no, il sacerdote, il vescovo, eccetera, che o alza una mano, insomma, fa un certo segno più o meno significativo, più o meno magico, ognuno poi lo interpreta come vuole. Benedire nella Bibbia significava dare gli strumenti materiali perché una cosa potesse realizzarsi. Per esempio, benedire un gregge voleva dire dargli il pascolo, e benedire il pascolo voleva dire dotarlo di acqua. Benedire un esercito voleva dire dotarlo degli strumenti militari che gli consentivano di vincere contro altri eserciti. Il concetto di benedizione come lo intendiamo noi non esisteva proprio. La vicenda di Esaù e Giacobbe da questo punto di vista è assolutamente emblematica. Penso la conosciate tutti, no? Sapete che Esaù venderebbe, ne ho parlato bene in un libro col discorso della primogenitura e della inseminazione artificiale, per cui Giacobbe era effettivamente il primogenito tra i due gemelli, anche se è nato per secondo, ma Esaù vende il suo piatto di lenticchie e quindi diciamo che il padre dei due viene ingannato, sto sintetizzando molto con un po' di crampi allo stomaco, e quindi cosa fa? Dà tutta la sua benedizione a quello che lui ritiene essere il primogenito, cioè Giacobbe. Quando Esaù viene a saperlo, corre immediatamente dal padre e gli dice: ma come hai dato tutta la tua... ma non ti è rimasta un po' di benedizione per me? E lui dice: no, l'ho data tutta a tuo fratello. Ora, come può mancare un po' di benedizione? Sarebbe un po' come dire, uno arriva in chiesa la domenica mattina alla fine della messa e dice al sacerdote: scusi padre, le è rimasta un po' di benedizione? No, non ne ho più, l'ho data tutta ai fedeli. Ecco, questo è ciò che ci racconta la Bibbia. Basta leggerla normalmente, con mente serena, con mente aperta, senza i filtri. Non gli era rimasta benedizione perché il padre, ritenendo Giacobbe il primogenito, come era normale, gli ha dato tutti i suoi beni, cioè tutti gli animali, tutti gli schiavi, tutto ciò che lo avrebbe reso ricco e potente. E per Esaù non era rimasto neanche un briciolo di benedizione. Fra l'altro gli eserciti a quel tempo, nel frattempo ringrazio anche Manuel che in regia ci va a cercare tutti i riferimenti. Sì, direi un lavoro perfetto, complimenti. Bene, complimenti a Manuel, il nostro regista, che ovviamente anche lui l'abbiamo un po' così contagiato e sta studiando tantissimo in questi giorni. Dicevo, gli eserciti che erano più che mai utili, perché le guerre erano proprio all'ordine del giorno, e vogliamo parlare anche di qualche tradimento di qualche popolo verso un altro Elohim che non è finita proprio benissimo. Sì, dunque intanto Yahweh, il cosiddetto Dio biblico, in ebraico è proprio indicato come uomo di guerra. Lui era un militare, non faceva altro in effetti. Diciamo dal punto di vista architettonico, strutturale, cioè non ha mai realizzato cose, no? Pensiamo alle altre civiltà guidate da altri Elohim, pensiamo a quella egizia, pensiamo a quella sira-babilonese, a quella ittita, a quella greca, a quella romana, perché tutti avevano i loro comandanti.
che tra l'altro sono pure incrociabili tra di loro, e in 2 libri ho fatto l'analisi parallela tra la Bibbia e i poemi omerici. Anche le donne, qualcuno era anche donna. Esattamente, c'erano anche le donne, ma anche in quelli biblici ce n'è almeno una donna, e quindi questi si combattevano perché volevano conquistarsi dei territori. E le guerre bibliche tra l'altro sono guerre all'interno della famiglia di Abramo, cioè Yahweh non si è mai sognato di dichiarare guerra all'Egitto o agli Assiri o ai Babilonesi, perché sarebbe stato il suo popolo sterminato in un attimo. Si facevano guerre tra cugini, zie e nipoti, cioè i figli di Giacobbe combattevano contro i discendenti di Lot, che era nipote di Giacobbe, oppure contro i Madianiti, che erano un altro popolo discendente direttamente di Abramo. Quindi si combattevano tra di loro per contendersi gli stessi territori. Quando il suo popolo, cioè gli israeliti, qualche volta lo tradiva, e in particolare lo tradiva con un altro Elohim, che era l'Elohim dei Moabiti, cugini degli israeliti, questo Elohim che si chiamava Kamosh, era un Elohim che ai suoi faceva praticare molto sesso, tant'è che lui era chiamato Baal Peor, che significa signore della esposizione degli organi sessuali e dell'utilizzo. Quindi è chiaro che anche gli israeliti, come dire, piuttosto che usare sempre le spade, preferivano magari ogni tanto riferirsi ad un Elohim che invece gli faceva fare sesso, che pare essere più divertente che fare guerra. Bene, lui non poteva permettersi questo, non poteva permettersi di perdere i suoi, e quindi quelli che lo tradivano lui li ammazzava. Leggete la Bibbia, per cortesia, leggetela nel vostro interesse, non nel mio, nel vostro interesse, leggetela, così almeno non ve la fate più raccontare neanche da me, non ce n'è bisogno. La leggete, non ve la fate più raccontare da nessuno. E quindi lui li ammazzava. Tra l'altro questo Baal Peor in greco è stato traslitterato in Baal Fegor, e poi la teologia l'ha trasformato in Belfagor, inventando un nome per uno dei diavoletti nemici di Dio. Un altro di questi Elohim nemici di Yahweh era chiamato Baal Zavuv, che significa signore delle mosche, o a seconda di come si legge l'ebraico anche signore del principato. Questo Baal Zavuv è diventato Belzebù, cioè questo rivale concreto di Yahweh nella costruzione spiritualista teologica è diventato Belzebù, cioè un altro diavoletto. Quindi la teologia che ha elaborato la spiritualità di questo Yahweh, che tutto era meno che spirituale, ha elaborato anche i suoi antagonisti, e quindi la figura dei diavoli. E da dove ha preso la figura dei diavoli? Dalla Bibbia, cioè dai suoi nemici concreti che combattevano contro di lui per contendersi il controllo sugli stessi territori che interessavano a tutti. Sodoma e Gomorra ci può anche raccontare qualcosa a livello di guerre con armi scappate un po' di mano. Sodoma e Gomorra è l'ultima grande vicenda di guerre che gli Elohim si sono combattuti tra di loro usando le loro armi. Dopodiché da quel momento in avanti hanno capito che usare le loro armi era pericolosissimo anche per loro, e quindi hanno più intelligentemente fatto combattere i loro sottoposti con armi che noi così definiremmo convenzionali, cioè con quelle che conosciamo. Sodoma e Gomorra sono state distrutte da armi arrivate dal cielo che hanno prodotto il cosiddetto vento del male, e la vicenda di Sodoma e Gomorra, avvenuta intorno al 2025 a.C., ci sono i motivi per cui ci sono anche queste date precise, le ho descritte nei miei libri, sono state distrutte, appunto, ripeto, queste 2 città più altre 3, ognuna da un'arma arrivata dal cielo. Per utilizzare queste armi, ci raccontano le narrazioni accadiche, insomma babilonesi, era necessario il beneplacito del supremo comandante, il quale dà il permesso di usare queste armi vengono usate, queste armi producono quello che gli scritti antichi, soprattutto quelli babilonesi, chiamano il vento del male. Questo vento del male arriva sino ai centri di comando,
dove c'erano questi signori che rischiano di morire. E in questi testi antichi c'è scritto che questi signori dicono: ma che il vento del male sarebbe arrivato fin qui, chi avrebbe mai potuto dirlo? Cioè non immaginavano che quel vento del male avrebbe coperto la distanza tra Sodoma e Gomorra e la Mesopotamia, arrivando a far loro correre il rischio di morire, mentre per tutto il resto della popolazione si racconta come i polmoni si riempissero di sangue, i capelli cadessero, cioè tutto quel tipo di descrizioni che, se invece di essere applicate a quelle vicende noi le trovassimo descritte in una rivista storica che parla di Hiroshima e Nagasaki, non avremmo nessun dubbio nel capire di che cosa si tratta. Ma siccome sono contenute nei testi antichi, si parla anche di che cosa succedeva ai vegetali, eccetera, allora immediatamente diciamo che non può essere vero. Ma nella Bibbia c'è scritto che ancora 2000 anni dopo quel terreno non era coltivabile. 2000 anni dopo. Che cosa hanno fatto in quel terreno? Punto interrogativo. Noi facciamo sempre finta. Vanno ancora più nello specifico i Veda indiani, ma ne parleremo, dove parlano proprio della descrizione di quel tipo di arma, quell'altro tipo di arma, e dei Vimana, e qui mi ricollego insieme a te perché questi oggetti volanti compaiono, se ne sente parlare anche nella Bibbia. Vogliamo parlare del Kavod? Sì, diciamo che le cosiddette religioni orientali hanno una grande fortuna, quella di poter essere da sempre molto più esplicite, nel senso che se si parla in India di oggetti volanti usati dagli dei nelle loro battaglie nei cieli, nessuno si scandalizza, perché è tutto assolutamente normale, cioè i Deva si combattevano così. Quando ne parla la Bibbia immediatamente si dice che non è possibile, ma la Bibbia ne parla con assoluta tranquillità. Si chiamano Kavod, si chiamano Ruach, si chiamano Merkabah, si chiamano cherubini. Ho fatto un attimo di pausa perché proprio si chiamano cherubini. I cherubini non sono angeli. Mentre gli altri angeli non sono entità spirituali ma sono individui in carne ed ossa, i cherubim non sono neppure individui in carne ed ossa, ma erano macchine volanti monoposto sulle quali la Bibbia dice che Yahweh volava stando seduto come si sta seduti a cavallo. E esegeti ebrei che hanno letto la mia descrizione dei cherubini hanno scritto: beh, certo, ma noi lo sappiamo da sempre che i cherubini erano dei robot. Noi lo sappiamo da sempre. Questo è evidente anche nella Bibbia. Io in un libro li ho fatti anche disegnare da 3 ingegneri aerospaziali con i quali ho lavorato per molti mesi, che lavorano per la NASA, e hanno disegnato sulla base delle descrizioni bibliche i cherubini. E quindi la Bibbia ne parla. Il problema è che ovviamente la teologia non può accettare che i cherubini fossero dei robot, cioè delle macchine con ruote, con sistemi di comando e con possibilità appunto di essere guidati da chi ci stava sopra. Però così è, la Bibbia li descrive così. Dopodiché possiamo dire non è vero, io faccio finta che sia vero, e se faccio finta che sia vero capisco un sacco di cose. Se invece dico non è vero, allora gran parte della Bibbia diventa totalmente incomprensibile, bisogna dimenticarla, tant'è che, anche questo lo dico in assoluta tranquillità, la teologia molto spesso parla della Bibbia, ma ne parla come se la Bibbia non esistesse, perché basta andare a vedere i riferimenti, ed è quello che sto facendo in una delle playlist del mio canale con il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica. Leggo il catechismo, vado a prendere i riferimenti che i teologi fanno nel catechismo, li vado a leggere nella Bibbia e faccio vedere a chi mi ascolta come le cose che dicono non trovino riscontro nelle cose che sono scritte. Fra l'altro mi ricollego un po' a proposito di robot anche con il dio Efesto, con quello che magari vorrebbe fare Elon Musk. Sono cose che sembrano molto astratte, però guarda caso vogliamo definire anche un po' questi robot che sembravano umani al punto quasi come se provenissero dal futuro, questi scritti. Sì, in realtà provengono dal passato, per fortuna.
e per questo che sono molto affascinanti. I poemi omerici sono pieni di descrizioni tecnologiche, che sono pure studiate dalle università greche, io le ho anche citate in uno dei libri che ho scritto per Mondadori, e quindi ho citato questi ingegneri greci che studiano questa tecnologia che è in Omero, e tra le varie divinità c'era questo Efesto, che era colui che lavorava i metalli. Beh, di Efesto i racconti greci ci dicono un sacco di cose interessanti, e per esempio una di queste è che siccome lui da piccolo era stato buttato giù da una rupe e quindi aveva in sostanza le due gambe quasi inservibili e quindi per camminare doveva farsi aiutare, allora lui per farsi aiutare ha costruito due ancelle. Ora nei poemi omerici c'è scritto appunto che lui era seguito da queste due ancelle, ma tutte le divinità e tutti i signori omerici avevano le ancelle. Qui curiosamente si dice, e io quando ne parlo dei libri come sempre riporto i versetti in greco con la traduzione sotto in modo che chiunque possa verificare, si dice che queste ancelle avevano dentro il pensiero e la parola. Ora, tutte le ancelle hanno dentro il pensiero e la parola. Si dice che queste ancelle avevano la pelle lucente come l'oro, e si dice erano in tutto uguali a fanciulle vere, cioè erano dei robot, ma dei robot che funzionavano veramente molto bene al punto da sembrare delle fanciulle vere. Poi Efesto ha costruito altre cose, ha costruito dei sistemi di controllo per delle case dei discendenti diretti di Poseidone. Era veramente il tecnologo della compagnia dei Teoi, cioè dei cosiddetti dei greci. E nell'analisi parallela che ho fatto nei due libri Mondadori tra la Bibbia e i poemi omerici, si vede come in realtà i Teoi greci, cioè gli dei cosiddetti dei greci, e gli Elohim biblici, cioè i cosiddetti dei biblici, siano assolutamente sovrapponibili, sia dal punto di vista fisioanatomico, sia dal punto di vista delle attitudini, delle esigenze che avevano, di ciò che amavano mangiare, di ciò che amavano annusare, sia dal punto di vista tecnologico. Hai detto annusare, voglio parlare proprio di questo, di questa strana usanza, che anche qui compare in tutto il mondo, di un sacrificio particolare, di una parte particolare di questo sacrificio che vorrei spiegassi bene tu. Sì, questi Elohim, Yahweh in particolare, ovviamente nella Bibbia, proibivano ai loro, chiamiamoli pure sudditi, di utilizzare il grasso nei sacrifici, perché il grasso era riservato a loro, nel senso che il grasso doveva essere interamente bruciato per produrre il fumo che, come dice la Bibbia stessa, Numeri 28, eccetera, li calmava. Ma lo dice la Bibbia stessa. Yahweh dice: quel grasso è mio, me lo fate bruciare perché mi calma. E in effetti quel fumo prodotto dalla combustione completa di quel grasso, anche questo è descritto nei libri, qui ovviamente stiamo sintetizzando, contiene delle sostanze la cui struttura molecolare è molto simile a quella delle endorfine, che sono quelle sostanze che il nostro cervello ci fa produrre quando siamo sotto stress e quindi quando ci dobbiamo calmare. Bene, quel fumo prodotto dalla combustione del grasso animale contiene appunto delle sostanze simili alle endorfine. Quel grasso era talmente importante che uno degli ordini era: se voi trovate qualcuno che fa di quel grasso un uso personale, lo ammazzate. E di lì adesso la nostra regia come arriva puntuale nel citare. Anche. Ecco, questo è, lo sto leggendo assieme a voi, questo è un ordine di Dio. Pensate a che livello di macelleria arrivava Dio. Poi dal giovenco del sacrificio toglierà tutto il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato, che distaccherà al di sopra dei reni. Farà come si fa per il giovenco, e quindi era Dio che diceva: farete così per darmi questo grasso. Dio. Era Dio?
Lo lascio ovviamente giudicare a voi. Io dico per fortuna no. Nel frattempo la nostra regia ha trovato anche a livello di cyborg, e cito anche Dragon Ball con C17 e C18 per chi sa di cosa stiamo parlando, c'era una foto, c'è ancora, Sword Art Online, è tratto da lì, questo cyborg che risuona molto in quello che parlavamo prima. Andiamo. Quindi adesso, e fra l'altro in questo caso abbiamo però un audio, un audio da cui è tratto questa serie animata che si chiama Sword Art Online, la andiamo ad ascoltare. Professoressa, però, non crede che la differenza fra loro e noi esseri umani sia in ogni caso troppo grande? Si tratta comunque di macchinari creati artificialmente. Com'è possibile considerarli persone? Voi abitanti del mondo reale ci avete creato e io vi riconosco e vi accetto in quanto nostri creatori. Anzi, vi sono grata per aver reso possibile la nostra nascita. Tuttavia, in passato, ricordo che una persona nata nel mio stesso mondo disse: e se anche il mondo reale fosse stato creato da qualcuno? Se al di fuori di esso vi fosse a sua volta un creatore che lo ha plasmato? Poniamo che un giorno si manifestasse davanti a voi le sue creazioni e vi ordinasse di diventare suoi schiavi, come pensate che reagireste? Vi prostrereste al suolo giurando la vostra fedeltà e implorando pietà? Ogni riferimento È puramente voluto. è puramente Dico, voluto. Cioè, nel senso che chi scrive queste sceneggiature è molto informato. E diciamo che lo strumento della comunicazione, la cosiddetta fantascienza, è in realtà una prescienza e che ci trasmette dei concetti che, se fossero detti, diciamo, con la stessa incoscienza con cui li dico io, susciterebbero, come infatti suscitano, delle reazioni anche molto violente. E invece, fatte passare con il registro della fantascienza, noi le accumuliamo, noi le incameriamo, ma intanto cominciamo a prenderne coscienza dicendo: ma sì, tanto questa è fantasia. Chi di voi ricorda le primissime puntate di Star Trek ricorderà, e sono diversi decenni fa, molti decenni fa, ricorderà che avevano tutta la tecnologia che abbiamo adesso, tutta. Ed era fantascienza. In realtà la fantascienza non fa altro che dirci prima ciò che esiste già e di cui noi verremo a conoscenza perché ci viene messo a disposizione nei decenni successivi. Cioè ciò che noi compreremo a livello di tecnologia, ciò che utilizzeremo tra 5 anni, c'è già tutto, c'è già tutto. Ce lo vendono ogni anno a pezzettini, perché è chiaro che se ce lo vendessero tutto in un colpo solo, vabbè, realizzerebbero una volta un guadagno. Invece ogni anno ne aggiungono un pezzo, ci fanno buttare via quello vecchio e ci fanno comprare quello nuovo. Ma quello che ci sarà tra 5, 6, 7, 8 anni c'è già tutto. A un certo punto nella Bibbia si parla di una sorta di cambio di strategia, come se a un certo punto, nello stare insieme agli uomini, prendono un'altra decisione. Quindi nella Bibbia, adesso poi ce lo spiegherai tu, dice loro vanno via, ma apparentemente ci sono parecchie analogie col presente, ma partiamo da quando loro ipoteticamente vanno via. Allora sì, diciamo ipoteticamente vanno via. Se io penso agli scritti di un pastore, che è il padre Barry Downing, che oltre ad essere teologo è pure laureato in fisica e si occupa di rapporti tra scienza e religione, lui è un pastore cristiano, presbiteriano, quindi non cattolico ma cristiano, quindi crede in un Dio, però lui non ha nessuna difficoltà a scrivere che quelli sono qui e stanno governando tutto. Quindi facciamo finta che siano andati via. In realtà diciamo che tra il VI e il V secolo a.C. in varie parti del pianeta Terra succede una cosa. Viene meno, o comunque si dilata moltissimo, il rapporto diretto tra i cosiddetti dei e i loro sudditi, e si inseriscono gli intermediari, cioè le cosiddette caste sacerdotali, e questo avviene in un modo quasi in contemporanea. Pensiamo in Medio Oriente, per esempio, la casta sacerdotale ebraica si sostituisce ai re laici. In India la diffusione di induismo, buddismo e jainismo. Jainismo è una forma di pensiero religioso di cui in Occidente non si parla perché non piace molto, mentre buddismo e induismo sono stati ricucinati in modo da essere
accettati dall'Occidente, anche perché il buddismo che ce l'ha è completamente diverso dal buddismo che è stato portato qui, nelle varie forme di induismo, anche lì si inseriscono le interpretazioni spiritualiste degli antichi testi, i Veda, i Purana, eccetera, che erano testi scientifici. Contemporaneamente in Cina compaiono Lao Tse e Confucio, che diffondono certe idee. Quindi abbiamo, tra il VI-V secolo a.C., l'instaurazione di questo sistema di controllo che noi chiamiamo religioni, adattato ovviamente alle varie culture, alle varie situazioni geografiche, alle varie situazioni storiche, e attraverso questi sistemi di controllo questi signori, grazie ai loro intermediari, hanno continuato a mantenere il controllo sull'umanità. Ed è il controllo che si è rivelato più efficace, tant'è che esiste da 2500 anni, presto verrà sostituito perché stanno, come dire, terminando le funzioni e sta terminando l'efficacia di questi sistemi religiosi che verranno sostituiti da altri sistemi di controllo che già si stanno inserendo, e hanno funzionato più di ogni altro, più di qualunque dittatura, perché nessuna dittatura resiste 2500 anni, perché di fronte a un dittatore prima o poi qualcuno riesce a prendergli, come dire, il mitragliatore e a girarlo contro di lui. Le religioni hanno avuto la grande intelligenza di formulare le risposte alla prima di tutte le angosce, cioè l'uomo vuol sentirsi dire che non muore, o meglio che se muore dopo la morte c'è qualcosa. Io non parlo di questo perché non ne so nulla, così come non parlo di Dio perché non ne so nulla, non dico neppure che Dio non esiste perché non lo so, dico soltanto che la Bibbia non parla di Dio, poi se Dio esiste mi sta benissimo, non entro nel merito perché per parlare delle cose bisogna sapere, io non so e quindi taccio. E quindi del dopo morte invece parlano le religioni e ne hanno parlate in tutti i modi possibili e immaginabili. Il cristianesimo parla della resurrezione della carne, i pensieri animisti parlano di certi tipi di vita dopo la morte, l'induismo ci parla della reincarnazione, il buddismo parla di rinascita, che è una cosa diversa dalla reincarnazione buddista, tant'è che alle volte sento qualcuno dire sono buddista quindi credo nella reincarnazione e devo dire rimango un attimo secco perché dico scusa ma il buddismo con la reincarnazione non c'entra niente. Il buddismo ha la rinascita che è un'altra roba, che è una cosa che può avvenire, non so se dopo morte, ma può avvenire più volte nell'arco della stessa giornata. Ma quindi comunque ogni forma di pensiero religioso ha elaborato una sua risposta alla madre di tutte le angosce. Ed è per questo che le religioni sono vincenti, perché danno la risposta alla domanda primaria dell'uomo. Ma dopo la morte io scompaio completamente? Ognuno a modo suo dice no, stai tranquillo, non scompare completamente. Ognuno poi ovviamente sceglierà a che cosa credere. L'unica cosa che è certa è che ogni uomo si sente dire nel posto in cui nasce tu hai la fortuna di essere nato nel posto giusto, perché la verità è qui. Anche se la verità che è qui è completamente diversa dalla verità che è là e da quell'altra che è ancora dall'altra parte, ma ognuno si sente dire tu sei stato fortunato, perché a te noi stiamo dicendo la verità. Dopo le religioni la Io faccio finta, facciamo finta tutti, ma magari dopo le religioni può esserci qualcosa che ha a che fare con il sistema economico? Beh, il sistema economico che ci governa e di cui bisogna dirlo, siamo di fatto schiavi, è quello descritto nella Bibbia, che è il sistema economico del debito credito. Tra l'altro nella Bibbia pure, faccio una battuta, hanno pure inventato l'IVA, nel senso che se uno doveva delle tasse al demanio, cioè quindi il demanio per noi sono i beni dello Stato, allora era il Tempio che era lo Stato, ovviamente è la stessa cosa, non c'era distinzione tra Stato laico e religione. Se uno per esempio era oberato dalle tasse, quindi doveva cedere il suo bene immobile al demanio, cioè a Dio che gli chiedeva le tasse, la valutazione la faceva il sacerdote e la valutazione non era discutibile. Cioè se la valutazione diceva la tua casa vale 100, tu non potevi dire nulla, ok, la mia casa vale 100. Se la volevi indietro, dovevi dare 100 più 20. L'IVA. In conclusione, Il Dio dell'Antico Testamento ha sempre detto ai suoi, voi non dovete mai farvi prestare denaro, ma voi presterete denaro alle nazioni
perché chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo. Noi viviamo, lo sentiamo tutti i giorni, no? Prestito, dobbiamo chiedere i prestiti sono sempre le banche private, perché insomma tutte le banche ormai sono tutte private, quindi noi dobbiamo chiedere prestiti questi che emettono carta moneta, e se emettono un pezzo da 100 te lo vendono a 100,01, e lì comincia il sistema del debito dal quale non usciamo, a meno di, ma non voglio parlare di economia perché mi occupo di Bibbia. E in conclusione, così ritorniamo sul tuo canale YouTube, lo mostriamo ancora una volta perché qui trovate veramente tutto spiegato molto molto bene, eccolo qua, lo andiamo a cercare, il vero Mauro Biglino. Ti chiedo in conclusione di questo fenomeno che sembra attuale, ma nel senso si sta fortificando ultimamente, della censura. Quindi hai avuto problemi con qualche tuo video, piattaforme come YouTube ti stanno contestando qualcosa? Dunque, sì, insomma, la contestazione è all'ordine del giorno, direi che cercano di massacrarmi in tutti i modi possibili e immaginabili. Censura vera e propria no, un'unica censura che mi ricordo di aver subito è stata quando una mia conferenza è stata tradotta in inglese, è finita in un blog statunitense, uno dei più importanti, e so che in una notte aveva fatto qualcosa tipo 10 milioni di visualizzazioni, e al mattino dopo l'hanno fatta togliere. Quindi non so chi sia intervenuto, eccetera, ma al mattino dopo non c'era più. In Italia no, non devo dire che non ho ricevuto, io ho scritto, addirittura per esempio nei libri che ho scritto Mondadori, francamente quando gli ho mandato anche il secondo, dove c'è un capitolo dedicato all'orrore biblico, insomma rapporti sessuali con le bambine di 3 anni e un giorno, eccetera, pensavo onestamente che Mondadori mi dicesse no, questo no, e invece non mi hanno fatto cambiare neppure una virgola di quello che ho scritto. Un editore non mi ha mai fatto cambiare nulla, ma era normale, eccetera. Invece da Mondadori mi aspettavo che qualche intervento, in realtà libero di scrivere qualunque cosa volessi. Beh, e questo è un messaggio positivo. Io non posso Difatti con loro ho fatto anche 3 libri, quindi insomma. Io ti ringrazio per questa nostra puntata insieme, che ovviamente è volata. Abbiamo seguito un po' un filo conduttore a braccio, ma in realtà confermo questa scelta a posteriori, perché così è stato anche tutto. Perché io posso andare solo a braccio. E questa cosa ci piace. Nel senso che se anche quando mi chiamano per fare interviste, se mi dicono ti mandiamo le domande prima, io dico no grazie, perché se conosco le domande prima già non ho più voglia di rispondere. Fantastico. Grazie Mauro Biglino. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito a casa.